Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di KGM Action, un'auto con un motore 1.500 turbo 163 cavalli. Al momento c'è solo questa motorizzazione qua, sta arrivando il GPL e sta arrivando anche il full hybrid. Un'auto enorme perché sono 4,74 m, quindi siamo un D-Sub e guardate che bel frontale, bello massiccio. Qui riconosciamo questa scritta qua, come vedete questa immagine luminosa come anche nella Torres, fari full LED, guardate l'altezza da terra, adesso vi dico, qui siamo a un buon 31 cm da terra, abbiamo il radar anticollisione, abbiamo tutti i sistemi ADAS presenti e dopo vi farò vedere anche alcune chicche perché sono veramente tante. E poi questo colore verde che è bellissimo, metallizzato. Mi piace tanto questo frontale dritto, come vedete, e qui appunto i fari, abbiamo anche i fendinebbia, qua abbiamo tutta una griglia luminosa a LED, se riesco vi faccio una ripresa al buio ed è bellissima. Io adesso farei un giro e vi faccio vedere com'è fatta. Parto dal frontale, bellissimo, questa firma luminosa che recupera la firma luminosa della Torres, fari che sono comunque full LED, come vedete, messi qua in verticale. Qua ci sono tutti, questa feritoia qua, ci sono tutti dei LED dentro che si accendono e poi vi farò vedere se riesco, magari devo trovare un posto al buio, oggi per fortuna c'è un bel sole e questo bellissimo frontale che vedete. Non è male neanche la vista laterale, anzi mi piace tantissimo, con il posteriore così affusolato, sembra quasi una coupé. Ringrazio la concessionaria Auto Torino per avermi dato la possibilità di fare questo video. Loro si trovano a Pordenone, è una delle filiali di Auto Torino a Pordenone, dove hanno KGM, BMW e anche Mini. Bella però. Eccola qua. Un particolare, ruote Michelin, sono delle ruote Primacy Tour che hanno dentro un sistema di fonoassorbenza in modo da ridurre al massimo i rumori. In questo caso qua abbiamo una ruota 245 45 R20, quindi una ruota super sportiva, dei bellissimi cerchi, perché non potete dire che non sono belli, anzi questi qua sono veramente interessanti. Qui abbiamo l'indicatore di direzione, messo qua, vetri oscurati, l'auto esce così, c'è solo questo allestimento qua. Nel laterale, come vedete, abbiamo questa bella fascia qui grigia, il vetro che continua qua e poi sopra tutto nero lucido. L'auto esce full optional, così com'è, con l'antenna a spina di squalo, il tappo del carburante è qui, come vedete è un benzina, torno a ripetere un 1.500 turbo benzina, ed eccola qua, lateralmente è così. È un'auto da 4,74 m, quindi molto importante. Lateralmente, adesso andiamo a vedere il posteriore, è questo qua. Anche qui abbiamo comunque dei fari, vedete, coast to coast, la scritta Action che c'è qua, KGM messo qua in piccolino e anche dietro il posteriore è così. Vedete che c'è l'estratore dietro. Anche qua abbiamo una bella altezza da terra. Interessante. Adesso io vi farei vedere un attimo il bagagliaio perché è veramente enorme. Allora, andiamo ad aprire il bagagliaio, questo sempre elettroattuato, torno a ripetere, è full optional così com'è, e guardate, si spalanca questo bagagliaio enorme che adesso andiamo a misurare. Allora abbiamo una larghezza di 1,10 m nella parte più stretta, una profondità di 1,15 m, enorme, veramente enorme, e un'altezza della cappelliera di 40 cm. Poi abbiamo il sottofondo qui, dove possiamo mettere qualcosina, è ben organizzato e tutto quanto. Non abbiamo la protezione qua, però comunque il bagagliaio è veramente enorme. E adesso andiamo a vedere un po' di particolari. Vedete come è rifinito, comunque tutto in moquette per quanto riguarda il piatto, invece nel laterale abbiamo delle plastiche dure, qui abbiamo un piccolo gancetto per mettere le borse della spesa, abbiamo una presa 12 volt fino a un massimo di 120 watt, dei ripostigli da mettere anche qua,
visto così, eccoci qua, abbiamo una bellissima luce a LED e guardate com'è anche rifinita. Qui sempre degli scomparti, eccetera. Adesso voglio fare una prova, perché voglio provare ad abbattere i sedili, magari da qui, se si riesce, sì, si riesce. Bene, e guardiamo quant'è la profondità con i sedili abbattuti dal sedile. Il sedile davanti è impostato sull'altezza di mia moglie, abbiamo ben 2,5 metri, quindi un letto ci sta tranquillamente. 2,5 metri di profondità abbattendo i sedili. Diventa, eccoci qua, vi faccio vedere quanto grande è, guardate che dimensioni. Bene, io adesso salirei dentro e vi faccio vedere come si sta e come è fatta. Prima di salire dietro però vorrei farvi vedere alcune chicche che hanno. Allora, i freni a disco sono anche posteriori, eccoli qua, vedete dei bei freni a disco. Qui, anche qua, hanno messo comunque un pannello, cioè del tessuto antirumore, vedete come è rifinito anche il dentro. E poi particolare l'apertura qua della porta, che vedete come è fatto. Adesso vi faccio vedere un attimo gli interni così, e io provo a salire dietro e vi faccio vedere lo spazio. Il sedile davanti è regolato sulla mia altezza. Ok, io adesso salgo su, da questa parte, guardate, la porta si apre tantissimo, perché si apre veramente tanto. Salgo su e mi metto e mi accomodo qua dietro. Chiudo la porta, eccoci qua. Spazio in altezza ce n'è, io sono alto 1,80 m, quindi non sono enorme, però comunque anche sedere davanti, e guardate quanto spazio che c'è qua per sedermi. Si sta veramente seduti molto molto bene. Anche l'altezza è tanta, ci sono le maniglie comunque per uscire, abbiamo le luci a LED anche qui dietro, la nostra plafoniera che ci illumina tutto quanto, però per altri particolari vi porto dentro con me. Eccoci all'interno, volevo farvi vedere, cioè, una volta che siete seduti, guardate quanto spazio c'è. Enorme, è tanto alto il tetto, quindi molto molto bene, si sta seduti comodi, e adesso vi faccio vedere alcune chicche che secondo me sono più che interessanti. Allora, innanzitutto, bella la porta rifinita così qua, morbida, vedete tutto in tessuto morbido in alcantara. Qui abbiamo addirittura la tendina per oscurare, vedete, cosa sempre più rara, non si vede più ormai la tendina. Eccoci qua, poi adesso si toglie qua, tac, e lo sgancio non è uno dei migliori, comunque ok. Sganciata la tendina, abbiamo qua tutto un profilo così qua color alluminio, guardate anche la maniglia che fine e bella che è. Qui abbiamo delle plastiche normalissime, qua tutto rivestito in alcantara, le cinture rosse, sono fatte così rosse, con anche i sedili, vedete qua tutto in alcantara, anche qui, e abbiamo dei sedili in ecopelle, molto morbidi, e soprattutto si respira molto bene. La chicca qual è? Che comunque abbiamo dei vetri, vabbè, automatici ormai, ma abbiamo anche i sedili che sono riscaldabili in 2 posizioni, come vedete qua. Abbiamo qua dei portaoggetti, come vedete, e le casse audio. Le cinture sono anche quelle tutte regolabili, vedete anche come è rifinita qua la cintura e la copertura. Anche la regolazione della cintura non è una cosa scontata. Poi qui dietro abbiamo un portagiacca, un portacamicia, oppure possiamo mettere anche il nostro cellulare, perché ci sono delle gomme qui che tengono duro il nostro cellulare. Vedete il sedile qua rosso, con le impunture rosse anche della pelle. Qui abbiamo un portaoggetti, vedete, diviso in scomparti, e qua possiamo mettere il nostro cellulare. Poi abbiamo le bocchette dell'aria dietro, quindi ognuno può regolarsi le sue bocchette. Qui abbiamo 2 prese USB-C con ricarica veloce da 27 watt, dei piccoli portaoggetti, e guardate anche come è rifinito, qui le guide, eccetera. E anche qua, piccolo particolare, ma per tenere duro il tappetino hanno messo questo gancetto qua. Sono particolari che fanno la differenza. Guardate anche le cinture, qui hanno il velcro per non strisciare e non far rumore. La plancia vista da dietro è così. È una plancia interessante che dopo andremo a vedere davanti. Qui c'è il cambio automatico, come vedete ci sono i posti per mettere i portabicchieri, qua abbiamo il nostro bracciolo. E altra chicca, io se sono seduto dietro posso
far avanzare il sedile o posso farlo tornare indietro. Se magari mi dà fastidio perché non c'è nessuno seduto davanti ma io sono seduto dietro, non devo aprire la porta oppure in corsa, posso spostare il sedile e questo posso anche inclinarlo. Una cosa che nelle coreane si trova spesso ed è anche molto molto interessante. La plafonniera ce l'abbiamo anche lì sopra, l'altra plafonniera è qui dietro, maniglie per uscire per tutti i passeggeri, eccoci qua. E guardate qui dove il sedile è impostato sull'altezza di mia moglie, spazio che c'è. È un'auto super spaziosa, è anche molto grande perché comunque siamo 4,74 m, ma lo spazio è sfruttato bene perché avete visto. Volevo farvi vedere, a parte l'apertura che è veramente enorme della porta, anche qui materiali tutto morbido, non so se si riesce a vedere, tutto morbido, le cuciture qui a vista belle rosse, sempre la maniglia ultra fina, guardate che bella, anche qui tutto in alcantara con questa impuntura rossa, sono particolari, torno a ripetere, però sono particolari veramente interessanti. Qui poi abbiamo il blocco delle porte, come vedete, il blocco dei finestrini, i finestrini sono tutti e due automatici, quelli anteriori, qui abbiamo la regolazione dei specchietti e qui per richiudere gli specchietti. E questo è l'interno. Doppio display, guardate anche che bella la luce che corre lì sotto, a LED. I sedili sono riscaldabili e ventilati e sono, prima l'ho provata la ventilazione, molto interessante soprattutto per chi d'estate guida tantissimo, ho sempre il giro d'aria e non si suda mai, molto bella. Qui abbiamo il nostro bracciolo molto profondo, eccolo qua. Qua abbiamo una ricarica wireless per lo smartphone. Qui abbiamo il tasto del parcheggio, il cambio automatico, il doppio portabicchieri. Poi vi faccio vedere così. Qui sotto abbiamo un altro appoggia smartphone, tutto antiscivolo, perché ho fatto tutto con l'antiscivolo bene, perché così i cellulari non scappano via. Doppia presa USB-C da 27 watt tutte e due. Poi qua abbiamo un altro porta oggettino, potete mettere dentro magari il portafoglio, qualcosina di nascosto. E poi abbiamo il volante molto particolare perché è esagonale, non è tondo, e quando lo si guida non è sempre il massimo, perché se lo guido a due mani benissimo, ma a volte quando fai la rotazione per farlo girare non è rotondo e quindi devi stare attento dove lo prendi. Poi qua abbiamo il tasto che vedete qua, che è per i preferiti, potete personalizzarlo come volete. Qui abbiamo l'auto hold. I tasti sono al contrario secondo me, perché abbiamo tutta la parte telefonica e radio di qua, tutto quello che riguarda il cruise control eccetera è tutto nella parte destra. Adesso voglio farvela vedere accesa. Mi sono dimenticato di dire che qui ci sono le palette per il cambio automatico, che possiamo metterlo sia sequenziale che normale. Qui abbiamo tutti i tasti per quanto riguarda i tergicristalli eccetera, e qui per le luci, automatico, tutto manuale. Hanno un buon... sono dei belli tasti, si sente molto bene, cioè nel senso che non c'è quella plastichetta lì che dici ah che qualità bassa, no, sono fatti molto molto bene. Anche qui come è rifinito il nostro tastino dell'auto hold. Qui abbiamo la plafonniera doppia e abbiamo anche le luci, vedete, a LED anche qua. Quando chiudo, qua ho il portacarte. È un bel stare, diciamo così, soprattutto è imponente, guardate il cofano davanti, che bello poi qua in montagna, stupendo ragazzi. Bene, allora adesso proviamo ad accenderla, si preme il tastino qui, eccolo qua, l'auto così è accesa. Adesso abbassiamo la radio altrimenti ci bloccano là, basta il tastino mute, anche qua bei tastini, volume su e giù, e poi posso abbassare. Sono fatti bene perché qui abbiamo, stai guidando, è pratico da usare, molto pratico. Adesso siamo in parcheggio così, qui abbiamo la schermata principale che possiamo cambiarla direttamente con questo tasto qua. Eccoci qua, qua la cambiamo, vedete, con il navigatore, i giri, i chilometri, e abbiamo questa schermata qua. Poi abbiamo questa o questa.
Questo è il navigatore bella grande che poi continua di qua. Allora, una cosa particolare che ho notato, la climatizzazione. Andate qua, quando va, ecco, questo è un piccolo difettino, secondo me è un bug e qua mi parte la climatizzazione. Allora, sedili ventilati e riscaldati, climatizzazione bizona, come vedete possiamo dividere la climatizzazione, posso aprire e chiudere il bagagliaio, attivare il ricircolo, ma un'altra cosa molto particolare, questa, riposo sedili posteriori. Io l'ho visto, ma cos'è questa cosa qua? Questo serve praticamente che se avete dei bambini dietro e state ascoltando la musica, e a me succedeva tantissimo quando i miei figli erano piccoli, mi diceva papà abbassa la radio che non riusciamo a dormire. Tu premi questo tastino qua, riposo sedili posteriori, l'audio degli altoparlanti dei sedili posteriori è disattivato per consentire ai passeggeri di riposare. Sono chicche che magari uno non le userà mai se non ha figli o non ha persone che carica dietro, ma intanto ci sono ed è molto interessante. Per quanto riguarda invece tutti gli ADAS, io tiro giù la tendina e qua abbiamo per disattivare tutti gli ADAS, per alzare tutti i volumi, guardate i volumi divisi tra DAB, navigazione e luminosità automatica. Sono tutti particolari che fanno la differenza, torno a ripetere. Telefono, navigazione, radio, abbiamo Android Auto e Apple CarPlay solo con il cavo, non c'è il wireless, poi abbiamo controllare e qui vedete tutto semplificato, abbiamo anche l'assistente alla discesa, poi torniamo sulla home, certi si lamentavano che il touch non era buono, io lo trovo che è valido. Non è scivoloso, diciamo così, come su certi smartphone, però secondo me è buono, più che buono. E abbiamo anche un buon display. Qua abbiamo anche la bussola, eccola qua, la radio e il navigatore. Poi abbiamo la climatizzazione, se volete regolarla da qua oppure nella scorciatoia che abbiamo visto prima. E basta. Signori, che dire, wow! Magari viaggiare sempre così con un'auto del genere. Un prezzo che siamo sui 40.000 euro circa, dopo lì chiamate a concessionaria, andate da Auto Torino a Pordenone, chiedete e vi faranno un prezzo perché ci sono sempre delle offerte, 5 anni di garanzia con 150.000 km, al momento ci sarebbero i 7 anni ma sta per scadere la promozione, poi non sappiamo se la rinnova. Non voglio dirvi una cosa per un'altra perché le promozioni sono man mano che va avanti il tempo, ci sono sempre delle offerte diverse. Bene, io direi che vado a fare prima di tutto andiamo a fare una prova su strada, andiamo fin su a Piancavallo e vediamo come va. Nella strada statale l'ho provata, va bene, per i consumi bisognerebbe averla almeno per un mesetto per vedere quanto consuma. Comunque è un'auto pesante, è un'auto che ha un motore molto prestante, ma i consumi saranno intorno ai 12-13 con un litro, io penso, di media. Ripeto, bisogna fare una prova consumi dedicata per un mesetto, ecco, tutto qua, poi dipende anche dal piede tantissimo. E dai, andiamo a provarla su strada e poi facciamo le conclusioni. Bene, eccoci qua, adesso facciamo una piccola prova su strada, siamo alla solita salita del Piancavallo dove ormai io e Roberto di Auto per Tutti facciamo le prove dei consumi e al momento nella statale normale il cambio è veramente fantastico, silenzioso e non ci sono impuntamenti né niente. Adesso lo proviamo in salita, vediamo un attimo come va. Qui sapete che abbiamo delle belle salite, il motore un po' si sente ma proprio appena, comunque perché dice che questo motore non può essere sufficiente, secondo me è un gran motore, va come un treno. Anche adesso iniziano le salite, qua basta dargli un filo di gas, sentite come scala, sempre pronto, ci si può anche divertire. Non sono in modalità sport, sono in modalità comfort, in modo che, perché con un'auto così secondo me questa è bella da viaggiare, proprio molto morbida anche nei salti, nei cambi di direzione, si viaggia nel comfort assoluto. Poi ricordiamo che abbiamo i vetri comunque stratificati, abbiamo anche anche le ruote sono stratificate con un isolamento in modo da rendere il fruscio, diciamo, delle ruote proprio a zero. Non sento frusci, non sento niente, anche prima che stavamo correndo a 100-110, veramente interessante quest'auto. E il cambio va, adesso proviamo ad accelerare un po', va tanto su di giri, adesso cambia, bello. Anche qua abbiamo preso un salto morbido, proprio
Adesso vediamo qui che inizia la salita, che c'è un 15%, un bel tornante. Vedete qua il cartello 15%. Adesso proviamo a salire su. Non ha proprio problemi. Va su. Non sento che tira indietro, ecco. Quindi è sempre pronta, sempre con i giri giusti. Adesso ha scalato la marcia, non mi sono neanche accorto. Adesso lì facciamo un altro tornante. Bene. Lei va, nessun problema. Ed è un'auto comunque pesante e un'auto importante, ecco. Vedete anche adesso dalle riprese, vedete questo bel cofano davanti là, ti dà quel senso di potenza. Bello, mi piace come si guida quest'auto. In conclusione, cos'è che vorrei dirvi? Vorrei dirvi che l'auto è grande, è un D-SUV, sono 4,74 m, torno a ripetere, è un'auto imponente, però quando la guidi è come guidare un'utilitaria, è veramente pratica, veloce e tutto quanto. E poi è silenziosa. Non vi ho fatto vedere, ci sono comunque i vetri che sono stratificati, vi ho parlato delle ruote appunto che hanno l'isolamento, e i vetri sono stratificati sia davanti che dietro. Poi per il resto è una gran auto. Tutto qua, siamo su un prezzo comunque un po' più basso delle altre coreane, siamo su un prezzo diciamo tra le cinesi e le coreane, e ripeto, non voglio parlare di prezzi perché ognuno ha la sua offerta. E andate in concessionaria e chiedete tranquillamente. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le tasse notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!